L'avete capito che sono dei motard? Ciao a tutti! Come potete sentire da questo rumore di monocilindri, non sono in un autodromo ma sono al motodromo di Castelletto di Branduzzo, perché oggi proverò una moto speciale che non avevo mai provato prima d'ora, ovvero la Kit 3. Quella di oggi non sarà una semplice prova con recensione e cose varie, ma sarà qualcosa di più. Infatti con queste moto l'anno prossimo Tecnica Moto, il mio team, organizzerà un campionato amatoriale low cost dove chiunque voglia approcciarsi al mondo delle gare senza partire subito con gare ufficiali, con licenza, campionati, trova una valida alternativa per muovere i primi passi. Adesso mi metto la tuta, la provo e poi vediamo nel dettaglio come è fatta questa moto. Turno finito. È stranissima come moto, è molto diversa dall'R3, non pensavo fosse così tanto diversa, vibra molto essendo monocilindro, hai una posizione di guida che è proprio diversa. Adesso la metabolizzo, rientro e poi ve la racconto. Finito anche il secondo turno, ho iniziato a capirci qualcosa e adesso si ragionava. Ho un disperato bisogno dei tappi per le orecchie perché queste moto fanno un casino della Madonna. Naturalmente questo perché sono dei motard. L'avete capito che sono dei motard? Sono veramente dei motard. Infatti adesso il buon Andrea Zappa ci spiegherà esattamente che cosa sono queste moto. Diciamo che la base è quella del motard. Sono moto di derivazione cross, il cross fa il motard e il motard fa le nostre Kit 3. Questa moto si chiama Kit 3, avete preso di base un cross motard e l'avete adattato da pista. Esatto, vengono fatte le pedane arretrate, c'è una carena che arriva dal 250 Gran Premio degli anni 90-95, poi vengono messe delle gomme 120, 70, 17 davanti. La gomma di un 1000? Sì, esattamente. Quindi si può avere un buon ingresso in curva, un'ottima frenata, una buona percorrenza. E dietro invece montiamo da quest'anno il 160/60. Ok, Dunlop Sport Smart TT. Sì, esatto, Okay. Ci fanno fare dei tempi molto interessanti su piste non velocissime logicamente perché non sono moto da mugello. No, chiaro. Beh, però a Varano la pole della mia categoria 1000 era 1.10 alto, con questa si faceva 13. Esatto, Quindi... esatto, si riesce a fare tempi molto interessanti. Esatto. E rispetto a una 300 vanno più forte? Beh, c'è qualche cavallo in più perché qui parliamo di 52-53 cavalli con un peso di 103 kg. Quindi pesano anche meno? Quasi 40 kg in meno. Porca miseria. Sì, sono tanti? Sì. Che progetti avete per l'anno prossimo? Ma il progetto è organizzare un campionato, ok, per amatori. Li facciamo girare nelle piste di questo genere con delle moto, mettiamo a disposizione le nostre moto a sorteggio, quindi tutte rapportate nello stesso modo, si gira con transponder e dopo eventualmente facciamo una sorta di pareggiamento per divertirci insieme. Vorrei che questa classe fosse propedeutica e insegnasse lo stare in moto, capire il setting, capire le regolazioni, capire cosa fare su una moto. Quindi uno che vuole approcciarsi alle gare, sì, ma magari non vuole partire già con un campionato intero che ci vuole licenza, budget importanti, arriva qui, gli date tutto chiavi in mano e con una cifra low cost e loro devono poi in sostanza dare gas e divertirsi. Se volete sapere informazioni su questo campionato che inizierà l'anno prossimo, iscrivetevi al canale YouTube perché appena sapremo date, prezzi e tutto quanto farò un video dedicato. Ok, da quello che avete capito, quindi Tecnica Moto sta organizzando una specie di campionatino con queste moto. Io stamattina ho provato questa, che è la versione con cui correvano nel Moto Estate Mini Open fino all'anno scorso. Le sensazioni di guida al primissimo turno sono state molto strane perché
pur essendo una moto piccola di piccola cilindrata, è diversa rispetto all'R3. Ha un passo un po' più lungo, davanti a una gomma più grande, quindi devi abituarti all'idea che puoi forzare tantissimo ed entrare veramente forte in curva. Spinge veramente tanto, infatti sono leggerissime, veramente maneggevoli, e rispetto ad esempio all'R3 si sente che hanno molta più spinta. E per chi di voi un po' se ne intende, potete notare come questa moto derivi dal cross, perché guardate, vedete quanto è lungo il mono rispetto ad esempio a una moto da pista, e inoltre potete notare i cerchi con i raggi. Quella lì che ho usato ha un telaio Yamaha, mentre oggi pomeriggio utilizzerò questa che è su base Suzuki. Questa è la versione con cui si correrà l'anno prossimo in questo campionatino, e al posteriore monterà il 160 anziché il 150, quindi e la gomma è la Dunlop Sport Smart TT. Ok, turno sul Suzuki finito. C'era un po' di traffico. Naturalmente poi quando si farà questo campionatino i turni saranno riservati alle Kit 3. Per quanto in tutto il turno si è riuscito a fare penso 6 curve da solo senza traffico. Non ho sentito grosse differenze da questa alle altre, se non sul posteriore. Avendo un 160 dietro ha molto più grip, quindi è molto più piantata a terra. Ti dà più confidenza, ti dà più sicurezza ed è veramente tanto bilanciata. Poi le Sport Smart TT che ci sono qua sopra, che sono le stesse che uso sull'R3, confermo che per l'uso pista su queste moto qui fan paura.